Rieccoci con un nuovo video. Quest'oggi, come vedete, utilizzerò appunto i tarocchi della luce, che so che vi piacciono veramente tanto, ed infine anche gli oracoli barra arcani della magia bianca di Imperiali. Allora, utilizzerò questi due mazzi, quindi il metodo più veloce a 5 arcani con appunto i tarocchi della luce e appunto l'oracolo di Virgilio a 3 carte con gli oracoli appunto della magia bianca. La domanda che andremo a fare quest'oggi ai tarocchi è la seguente, ossia: non lo sento da molto tempo, è scomparso. Innanzitutto vogliamo cercare di capire come mai, quale possa essere stata la causa della scomparsa di questa persona e poi chiaramente che intenzioni ha e se obiettivamente questa persona si farà viva. Quindi scendiamo un po' più nel concreto. È chiaro che si sta parlando di una situazione interrotta, che c'era appunto tra voi e un'altra persona, una situazione ovviamente di frequentazione, una relazione o comunque anche semplicemente, ragazzi, una conoscenza, cioè questa persona vi piaceva, sembrava diciamo tutto procedere abbastanza bene e poi questa persona è scomparsa. Quindi vogliamo cercare di capire obiettivamente perché questa persona è scomparsa, cosa possa essere accaduto e ovviamente se gli arcani ci possono fornire magari qualche dettaglio più preciso per capire se eventualmente la causa della sparizione di questa persona può essere un'altra presenza, per esempio, nella sua vita. E vogliamo cercare di capire come questa persona sta vivendo il presente lontano da voi, quindi se effettivamente sta vivendo tranquillamente oppure magari se vi pensa, se ha malinconia, nostalgia di voi, e appunto poi cerchiamo di capire un po' che cosa ha intenzione di fare e che cosa farà nell'immediato futuro, quindi se questa persona tornerà, sbloccherà questa situazione. Quindi cerchiamo un po' di capire il perché di questa sparizione così improvvisa. In questa stesa tratto ovviamente di una persona che non sentite da un po' di tempo, che non si è più fatta sentire. Allora, momentaneamente cerco di fare più spazio possibile perché questi tarocchi obiettivamente sono molto grandi, quindi diciamo che obiettivamente si fa, come vedete, anche abbastanza fatica a mescolarle, almeno io faccio fatica. Allora, cerchiamo quindi di capire questa persona che fine ha fatto, perché questa persona non si è più fatta sentire, che cosa può essere appunto accaduto. Cerchiamo di capire un po' che fine ha fatto. Si è girata una carta bellissima, il sole. Grazie, che bello. Allora, vediamo un po' questa persona. Ok, allora vediamo un po'. Ok, allora, queste le metto qua. Ok,
questi li spingo fin qua, io mi devo sempre fare spazio, fare largo. Allora, vediamo un po'. Prima posizione, ossia, perché questa persona è sparita? Vediamo un po' la reale motivazione, il problema. Il Papa. Allora, ragazze, questa persona ha dovuto, tra virgolette, comportarsi secondo le regole, secondo la tradizione, ossia, molto probabilmente questa persona era impegnata. La carta del Papa rappresenta un matrimonio o comunque un rapporto importante, un rapporto serio, tra virgolette, ufficiale o che si sarebbe ufficializzato, quindi per esempio in una convivenza o veramente in un matrimonio. Questa persona non ha voluto obiettivamente agire in maniera sporca con voi. Il Papa è il quinto arcano maggiore, che viene sempre paragonato in accezione positiva al 15° arcano, che è il diavolo, che è al contrario invece appunto la carta dei tradimenti, è la carta delle menzogne, dei rapporti sporchi, dei rapporti nascosti, non alla luce del sole. Questa persona non si voleva comportare così con voi, questa persona ha voluto agire secondo appunto delle regole morali ed etiche che in qualche modo non avrebbero, diciamo, fatto del male né a voi né all'altra compagna, ma neanche a se stesso. Questa persona voleva uscirne pulita. Il Papa, vi ripeto, rappresenta le unioni legali ufficializzate, quindi evidentemente questa persona o si sarebbe impegnata in un rapporto più profondo e non ve l'aveva detto, oppure era già impegnata in un rapporto profondo e ovviamente non ve lo ha detto. Il Papa può rappresentare però anche una persona adulta, quindi per esempio un papà o uno zio o comunque qualcuno che contava e che conta tuttora nella vita di questa persona, che ovviamente gli ha consigliato di agire in maniera appunto pulita, leale e rigorosa. Il Papa è il consigliere, è appunto il pacere, è colui che indirizza verso la giusta via una persona smarrita. Quindi questa persona, guardate, ha scelto il suo percorso, un percorso di purezza, questa scala dove porta al cielo, porta quindi a tutto ciò che è appunto puro, casto, a tutto ciò che è sincero, onesto, leale. Quindi questa persona probabilmente andandosene, ok, non si è comportata bene, ma in qualche modo ha tutelato anche voi da eventuali problematiche, litigi, rimorsi e sensi di colpa. Sensi di colpa ovviamente e rimorsi tutelando se stesso. Non vuole più sbagliare, non voleva almeno in passato, perché poi vedremo, però in passato questa persona non voleva sbagliare, non voleva comportarsi male, non voleva peccare. Questa persona voleva comportarsi in maniera ligia al dovere, rispettando, vi ripeto, un rapporto. Ora, che tipologia di rapporto lui ha con questa altra persona? È un rapporto basato più sulla comunanza di anime. Quindi molto probabilmente questa persona in voi ha trovato un'attrazione che non c'è con la compagna ufficiale, ma ovviamente ha preferito comunque non tradire l'altra persona, anche se appunto con voi c'era un grosso feeling. Voi siete stati una grande tentazione per questa persona, ma il ruolo del Papa negli arcani è proprio quello di porre l'individuo di fronte, dinanzi alla sua tentazione, facendogliela ovviamente
mettere da parte, rifiutare. Quindi è come se, diciamo, fosse riuscito a resistere a voi, proprio perché, vi ripeto, questa persona voleva un po' lavarsi la coscienza. È brutto forse dirlo in questo modo, ma è l'unico modo per far capire che obiettivamente questa persona evidentemente per voi sentiva qualcosa di troppo, ma ha preferito agire con saggezza, con prudenza, anche magari, vi ripeto, ascoltando i consigli di una persona più grande. Quindi ha cercato semplicemente di conformarsi praticamente a delle regole, alla fedeltà, alla serietà. Di conseguenza, anche se, vi ripeto e ve lo ribadisco, con questa persona che lui ha al suo fianco non c'è un legame sessuale profondo, ma c'è un legame più spirituale, ha comunque cercato di agire in modo che l'altra persona abbia comunque fiducia in lui. E la stessa identica cosa però voleva ottenerla anche con voi, perché allontanandosi non vi ha trattato, tra virgolette, prestatemi in termini, da semplice amante. Quindi ha cercato effettivamente di seguire le aspettative altrui, ma non i propri desideri. Quindi è come se avesse rinunciato a quella parte, diciamo, istintiva, istintuale di se stesso che lo portava verso di voi. Ma ha preferito agire in questo modo, vi ripeto, per non doversi comportare in maniera davvero bieca e senza scrupoli. Ha evitato di commettere dei danni, ha evitato di, diciamo, comportarsi come il classico individuo impegnato in cerca di avventure e quindi ha cercato di mantenere in equilibrio la propria anima e anche il proprio rapporto ufficiale. Quindi questa persona in qualche modo ha cercato, vi ripeto, di salvaguardare sia se stesso che anche ovviamente l'altro rapporto, ma anche, direi, ragazze, voi stesse, perché non vi ha ingannato. Evidentemente questa persona, allontanandosi, non ha ingannato nemmeno voi. Vediamo ad oggi però questa persona effettivamente come sta. Allora, qui abbiamo la regina di spade. Ovviamente questa donna, l'ho appena detto, non ha un ottimo rapporto con lui, anche perché lui si è legato a una donna obiettivamente molto fredda, una donna molto probabilmente ligia, anche lei ha il dovere, ma in maniera probabilmente spigolosa. Questa è una donna molto fredda, è una donna molto machiavellica, è una donna che lo controlla, come è tipico appunto degli arcani di spade, è una donna che non si fida di lui, è una donna che lo spia, vi ripeto, potrebbe controllargli il telefono, messaggistica, WhatsApp, eccetera. Quindi lui è veramente tenuto d'occhio, quindi non si può muovere, questo almeno nel presente, e sa che veramente a fianco a sé non ha una compagna, bensì un gendarme. La regina di spade non è una donna in grado di mostrare obiettivamente questi grandi sentimenti, perché solitamente appunto i personaggi di spade hanno un po' il cuore nel freezer, quindi i sentimenti li possono provare, ma tendono molto a castrarli, e quindi anche i desideri. Quindi ecco perché lui con questa donna obiettivamente non ha neanche rapporti fisici particolarmente importanti, anzi, evidentemente è una donna che appunto, come vi dicevo con il Papa, dà più importanza ad un legame di tipo spirituale piuttosto che appunto un legame vero e proprio tra due appunto fidanzati, piuttosto che marito e moglie. È una donna, vi ripeto, molto seria, ma è una serietà a volte esagerata, non è una persona spontanea, gioiosa, probabilmente è una persona che ha anche sofferto nel passato, però obiettivamente da queste sofferenze ha appreso sicuramente come difendersi, ma a volte lo fa veramente in maniera troppo rigida. È una donna molto ostinata, molto possessiva e anche ovviamente molto gelosa, ecco perché lo controlla.
ed è ovviamente anche una donna molto diffidente. Potrebbe essere una donna che indossa una divisa, quindi potrebbe far parte delle forze dell'ordine, oppure potrebbe essere per esempio un medico, piuttosto che appunto un'infermiera, piuttosto che un avvocato, piuttosto che insomma qualsiasi altra tipologia di professione per cui necessiti di indossare una divisa. È una donna che ama molto il suo lavoro e che per questo si sente molto orgogliosa di ciò che è. Tende molto però, a mio avviso, a comandare sugli altri. Vi ripeto, si sente veramente un po' un gendarme che deve controllare. Lo fa molto bene, ma poi a volte rischia di soffocare chi ha al suo fianco questa donna. Ovviamente è una regina di spade, quindi una donna che dà molta importanza al mentale, molto poco all'aspetto estetico, quindi non è una donna che punta, diciamo, per quanto riguarda la conquista di un uomo, al tenerselo al proprio fianco, appunto ammaliandolo con la propria, diciamo, femminilità. È una donna che punta, diciamo, molto di più su un altro tipo di rapporto, un rapporto fatto di comunanza di anime. Peccato però che ovviamente molto spesso questa donna dimentica che ovviamente anche elementi importanti in una coppia possono essere appunto l'eros e soprattutto la sensualità. Ecco perché lui appunto poi in voi invece ha trovato completamente l'opposto, ed ecco perché si era avvicinato a voi, proprio perché evidentemente, chiaramente questa donna da quel punto di vista ovviamente gli dà molto molto poco. Però vi ripeto, è una persona che lo controlla tantissimo, quindi ancora nel presente questa donna è un elemento di blocco. Ragazzi, io ve lo dicevo già all'inizio con questo Papa, e ovviamente poi immancabile è saltata fuori la Regina di Spade. Quest'uomo ha obbligatoriamente per forza un'altra persona al suo fianco. E questa è una persona obiettivamente abbastanza fastidiosa, anche nel caso in cui voi vogliate per esempio contattarlo. Attenzione, perché è una donna che sa diventare molto cattiva, proprio perché generalmente appunto i personaggi di spade tendono a diventare molto malvagi nel momento in cui si rendono conto che qualcuno sta cercando di portargli via da sotto il naso ciò che loro reputano di loro proprietà. Perché purtroppo diciamo che i personaggi di spade tendono un po' ad oggettificare le persone. È molto possessiva, quindi è come se sentisse che lui è di sua proprietà. Allora, vediamo a questo punto che cosa questa persona ha intenzione però di fare con voi. Vediamo un po'. Il 3 di bastoni e le stelle. Allora, questa persona vi ricorda ancora, vi pensa ancora tanto, guardate. Allora, qui abbiamo le stelle. Siete il suo pensiero, un pensiero che lui rivolge spesso appunto al destino, al karma, perché è una persona che spera di potervi rivedere, di potervi incontrare. Siete un po' la sua figura, diciamo, femminile per eccellenza. Vi vede veramente come la donna ideale, soprattutto da un punto di vista estetico, perché generalmente in alcuni mazzi la carta delle stelle è rappresentata dalla Venere, quindi molto probabilmente vi vede molto belle, molto attraenti. Guardate, in netta opposizione alla Regina di Spade. Quindi questa donna proprio veramente di attrattivo ha ben poco per lui, ovviamente, perché magari è una donna stupenda, ma per quanto riguarda i suoi gusti direi proprio di no. Ma qui c'è la carta dell'attesa, il 3 di bastoni, di un'attesa però non ovviamente passiva. Questa persona potrebbe tenervi d'occhio, vedete questa ragazza sta controllando appunto la marea e di conseguenza sta aspettando che le acque si calmino per poterci entrare. Di conseguenza questa persona sta aspettando il momento migliore
per potersi riavvicinare a voi, anche semplicemente per potervi scrivere, perché parliamo di bastoni, quindi questa persona ha intenzione di comunicare con voi, ma sta aspettando il momento più giusto e migliore per poterlo fare, in modo ovviamente da non avere questa donna con gli occhi puntati, quindi non rischiare di ovviamente creare bisticci e litigi, ma veramente ha voglia di vedervi. La carta delle stelle è proprio la speranza di realizzare un sogno, quindi per questa persona siete un sogno. Ma vi dirò di più, è anche una persona molto ottimista, proprio perché è una persona che è convinta che prima o poi vi rivedrà o comunque riuscirà a parlarvi. Ragazze, spesso la carta delle stelle rappresenta appunto anche gli scambi appunto via social, quindi magari appunto Facebook usando Messenger oppure Instagram per esempio usando Direct, quindi è una persona che comunque potrebbe scrivervi sui social o potrebbe mettervi magari un like passeggero, potrebbe chiedervi l'amicizia se per esempio ve l'aveva tolta. Quindi è una persona che comunque vi tiene d'occhio e quindi sta aspettando il momento migliore per potervi rincontrare o per potervi contattare. Ma vi ripeto, è una persona che vi vede, vi guarda e che vi trova veramente molto belle, molto attraenti. È una persona che sa anche che voi avete molti spasimanti, è una persona che nota, come tipico della carta delle stelle, il successo che voi avete, perché probabilmente non è solo lui a notare la vostra bellezza, ma magari ovviamente ci possono anche essere altre persone. Ma è una persona che apprezza di voi non solo l'aspetto estetico, perché la carta delle stelle rappresenta anche la stima. Quindi è una persona che vi stima anche in quanto a donne, in quanto ad intelligenza, in quanto a mentale. Ma vi trova una persona fondamentalmente buona, una persona aperta al dialogo, vi trova una persona particolare, originale, appunto come vi dicevo prima, il dono ideale per qualsiasi uomo. Quindi vi ripeto, ha un'idea di voi veramente molto elevata questa persona, caspita. Tra l'altro la carta delle stelle può rappresentare anche tenerezza e comunque affetto, quindi del sentimento c'è anche se può essere passato tanto tempo. Quindi direi che obiettivamente la situazione è molto positiva. Questa persona sì, ha tutte le intenzioni di scrivervi, ovviamente sfruttando il momento migliore per poterlo fare, ma è convinta questa persona che prima o poi arriverà da voi. Le carte di grado 3 rappresentano anche dei piccoli viaggi o spostamenti, quindi potrebbe essere che questa persona sta sperando in un viaggio che vi riavvicini, in modo appunto da poter stare di nuovo vicino a voi e quindi potervi vedere con più facilità. Vediamo appunto a questo punto che cosa farà concretamente questa persona. Qui abbiamo il 2 di spade. Allora, questa persona si troverà di fronte ad una scelta. La carta del 2 di spade è l'individuo che ovviamente si deve togliere obbligatoriamente questa benda per riuscire a capire quale delle due direzioni poter prendere. Questa persona arriverà a un momento in cui si stancherà di aspettare, come vi dicevo con il 3 di bastoni, perché evidentemente non ne potrà più e di conseguenza dovrà decidere se eventualmente farsi sentire oppure se rimanere ancora fermo, oppure se tornare da voi in maniera definitiva e quindi accantonare la compagna dicendole sai che c'è, io sono stufo, oppure se invece continuare con questa donna e temporeggiare ancora con voi. Questa persona non vuole chiudere con voi, ve lo posso assicurare, ma si troverà di fronte ad un momento di scelta, perché questa persona dovrà capire finalmente, alleluia, cosa poter fare
con voi, perché vi ripeto, evidentemente siete un'attrattiva troppo forte per questa persona, a cui evidentemente non ha più nessuna intenzione di rinunciare. Quindi questa persona dovrà appunto finalmente decidere che strada prendere della sua vita. Dovrà scegliere tra due percorsi. E ovviamente però perché mi viene una carta di spade? Perché utilizzerà molto il mentale, perché dovrà decidere esattamente come muoversi, senza ovviamente sbagliare, senza commettere errori. Noi siamo partiti da un papa, quindi una persona che sa che nello scegliere tra comunque uno dei due percorsi ci sarà comunque sempre, a prescindere dal percorso che lui scelga, delle insidie pericolose. Quindi potrebbe eventualmente comunque andare incontro ad un errore, sia riavvicinandosi a voi, perché ovviamente questa persona non sa se voi sareste o meno disposte a riaccettarlo, sia nel caso in cui invece decida di rimanere con la compagna, proprio perché comunque questa persona sa che questa donna non gli piace più e probabilmente non gli è mai piaciuta, ve lo dicevo con la carta del Papa. Quindi questa persona si avvia verso una risoluzione del problema, anche se per il momento potremmo avere ancora un po' di stagnazione, perché appunto il 2 di spade rappresenta sì una scelta che viene fatta però dopo diciamo una lunga riflessione, ok? Quindi questa persona dovrà prima riflettere per cercare di capire effettivamente quale percorso scegliere, quale a lui convenga di più. Qui c'è tanto mentale che blocca comunque i sentimenti e blocca anche tanto i desideri che ha questa persona nei vostri confronti. Ma finalmente questa persona ha capito che deve prendere una decisione. La carta successiva al 2 di spade è il 3 di spade, che è la carta della chiusura. Quindi a seguito chiaramente di questa decisione, questa persona sa che il percorso che lui sceglierà di non scegliere sarà chiuso definitivamente. Cioè nel caso in cui lui scelga di rimanere con lei, sa che da voi poi non può più tornare. Nel momento in cui scelga voi, sa che comunque da lei non potrà più tornare. Ok? Quindi questa persona vuole scegliere, ma lo vuole fare in maniera completamente consapevole. Allora, mettiamo da parte adesso questi arcani, che ovviamente ci sono comunque serviti, e facciamo la stessa domanda invece appunto agli arcani / oracoli della magia bianca. Cerchiamo di capire questa persona appunto nel presente, nel futuro con voi e ovviamente il consiglio che a questo punto vi viene dato dagli arcani. Allora, ok, allora cerco di fare spazio, perfetto. Allora, in questa posizione abbiamo il presente e appunto abbiamo il re, guardate, potere, dominazione sugli altri, aspirazioni, ambizioni, personaggio influente e positivo. Ragazzi, che cosa vi dicevo appunto con la carta del Papa? Che molto probabilmente questa persona ha un padre piuttosto che un fratello, piuttosto che un amico, che in qualche modo lo
consiglia e cerca di portarlo sulla giusta strada, sulla retta via. Quindi è un personaggio molto influente che cerca di consigliarlo al meglio in modo da non appunto fargli commettere degli errori. Può essere anche un datore di lavoro, per esempio, comunque una persona che ha autorità e autorevolezza nella sua vita, a cui lui molto probabilmente racconta tutto, è una persona con la quale lui si confida ed è una persona che riesce veramente tanto a gestire la vita di questo ragazzo, di questo uomo, perché lui ne ha molta fiducia. È una persona il cui influsso è veramente molto importante nella vita di questo ragazzo, al fine addirittura quasi, diciamo, di fargli fare ciò che lui ha deciso. Quindi è una persona molto influente nella sua vita. Potrebbe però rappresentare anche, per esempio, un avvocato o un giurista. Quindi potrebbe essere una persona che possa aiutarlo, per esempio, nel caso in cui lui sia sposato con quella famosa regina di spade, aiutarlo appunto nel separarsi, dandogli anche qui i giusti consigli. Comunque una figura positiva per lui, ovviamente, perché è venuto appunto al diritto, quindi è un personaggio molto importante che in questo caso può veramente fare al caso vostro, anche se obiettivamente è una persona che a mio avviso ovviamente gli consiglia di agire nella maniera più pulita possibile, quindi a mio avviso lo trattiene un po' dal muoversi verso di voi, proprio come ha fatto in passato, ok? Potrebbe rappresentare appunto il padre, quindi un genitore però che lui teme molto perché lo vede come una figura effettivamente autorevole, quindi una persona di cui fidarsi, certo, ma comunque una persona anche da temere eventualmente nel caso in cui lui possa combinare qualche danno. Allora, vediamo a questo punto che cosa farà. Un'altra carta che riguarda appunto il futuro, come abbiamo visto queste tre carte. No, vabbè ragazzi, l'orologio. Allora, l'orologio rappresenta un'attesa breve. Tra l'altro, la bellezza di queste carte della magia bianca è proprio il fatto che riescano a dare dei riferimenti temporali molto importanti, forse anche più degli stessi 78 tarocchi. Allora, la carta dell'orologio rappresenta un'attesa breve, ossia rappresenta comunque delle notizie che vi arriveranno entro breve tempo. Ve lo dicevo appunto con il 3 di bastoni che questa persona sta aspettando il momento giusto per potervi scrivere lontano da questa regina, quindi quando lei non è lì con la telecamera puntata, lui pensa comunque di darvi delle notizie. E ve lo dicevo anche con il 2 di spade, questa persona si troverà di fronte alla necessità di scegliere obiettivamente se scrivervi, quindi rischiando il tutto e per tutto, se stare fermo. Ebbene, la carta dell'orologio ci ovviamente parla di un uomo che assolutamente rischierà, perché questa persona vi porterà delle notizie. La carta dell'orologio è probabilmente una delle carte più amate solitamente del mazzo dai miei clienti, proprio perché rappresenta l'avverarsi pratico di una situazione. Qualche settimana, al massimo un paio di mesi, ok? Difatti, tra l'altro, anche la carta delle stelle ha grosso modo una, diciamo, tempistica del genere, perché appunto generalmente la carta delle stelle rappresenta appunto un qualcosa che avviene entro 2-3 mesi massimo, diciamo a partire da 2 o 3 settimane, quindi è quindi è incredibile veramente quanto solitamente nella stesa doppia, che io ho già fatto in diversi miei video, effettivamente la prima stesa corrisponda in pieno alla seconda. È veramente incredibile questa cosa, soprattutto anche per quanto riguarda proprio le tempistiche, come vi dicevo appunto poco fa.
Quindi vi ripeto, questa persona assolutamente vi ricercherà, è una persona che si farà sentire appunto da voi, e vi ripeto, massimo 2 o 3 mesi, ok? A partire da qualche settimana. Chiaramente le notizie saranno ovviamente molto positive, ok? Quindi questa persona vi chiamerà o vi scriverà per raccontarvi di sé, di un progetto o di un avvenimento che porterà risoluzione e chiarimento ad una situazione, ok? Quindi ci sarà sicuramente un appuntamento, probabilmente vi chiederà di vedervi. Questa persona ovviamente sa che dovrà darvi delle spiegazioni. Quindi il tempo che questa persona appunto si prenderà per poter decidere, come vi dicevo con il 2 di spade, quindi nel momento in cui questa persona sceglierà quale strada appunto intraprendere, questa persona ovviamente appunto si prenderà questo tempo, che sia qualche settimana o al massimo un paio di mesi, proprio per decidere, per guardarsi dentro, per riflettere, capire anche come può giustificare il suo comportamento, perché questa persona vi tornerà assolutamente consapevole del fatto che obiettivamente non si è comportata comunque bene con voi, perché sparire non è mai la soluzione più giusta. Ok? Quindi la carta dell'orologio rappresenta un tempo che questa persona si prenderà, come vi dicevo con il 2 di spade, e poi finalmente un movimento. Vi ripeto che parliamo di qualche settimana al massimo, oppure appunto qualche mese, non di più. Vediamo che cosa vi consigliano a questo punto gli arcani. Wow, il serpente. Inimicizia, infedeltà e trame oscure. Allora, questa ovviamente è una carta abbastanza particolare, perché come consiglio è piuttosto curiosa, nel senso che chiaramente vi si invita comunque a prestare attenzione a appunto eventuali inganni e tradimenti, nel senso che questa persona, ok, tornerà consapevole che comunque si è comportata poco bene con voi e che ora deve scegliere, decidere quindi se allontanarsi o meno dalla compagna ufficiale, ma nel momento in cui questa persona può tornare, potrebbe tornare ancora impegnata. Di conseguenza vi invitano alla prudenza, all'attenzione, alla furbizia. Ok, quindi dovete veramente cercare di smascherare qualsiasi tentativo verrà fatto da parte di questa persona di tenere ancora qualche verità nascosta. Quindi cercate di parlare chiaro e di invitare questa persona a raccontarvi tutto, facendo capire a questa persona che non siete un peluche e che non vi può parcheggiare in attesa dei suoi tempi. Ok? Attenzione, perché questa persona, vi ripeto, ha un profondo desiderio sessuale di voi. La carta del serpente rappresenta proprio il sesso. Di conseguenza questa persona potrebbe volervi rivedere perché non ce la fa più. Questa carta vi invita, nel caso in cui voi lo vogliate, anche per carità a godere fisicamente della presenza e del ritorno di questa persona, ma cercate comunque di prestare attenzione, perché questa persona deve comunque imparare a decidere cosa vuole fare da grande, perché non può rimanere comunque tutta la vita in bilico. D'accordo? Quindi cercate veramente di riportare questa persona ad uno stato di equilibrio, anche agendo in maniera molto furba, cercando di fare leva su quelli che sono i punti deboli di questa persona. Tirate fuori tutta la sensualità e la vostra bellezza per cercare di ammaliare questa persona, facendogli capire obiettivamente che voi valete tanto rispetto a questa regina di spade e che è arrivato il momento probabilmente di, vi ripeto, prendere finalmente una decisione. Quindi cercate obiettivamente di agire, vi ripeto, con grande furbizia,
ovviamente, se volete, anche di approfittare comunque della presenza di questa persona per poter godere appunto di quello che questa persona può volervi dare, proprio perché, vi ripeto, il serpente rappresenta un incontro basato sul sesso. Però è chiaro che la decisione ultima spetta sempre a voi. Agite con astuzia e, come dico sempre, ragazze, cercate di tutelare il vostro cuore, il vostro corpo e la vostra dignità. Questo sempre. Quindi invitate anche questa persona a non continuare a tergiversare e a decidere obiettivamente quale posizione scegliere e ovviamente prendere, proprio perché questa regina di spade sicuramente non è pronta a lasciargliele passare nel caso in cui comunque scopra che lui è stato con voi, che vi ha risentito, che vi ha rivisto. Quindi chiaramente dovrà poi decidere obiettivamente che cosa fare. Questo spetta a lui. Cercate comunque di invitarlo e di portarlo con tutto lo charme e la furbizia e la malizia che potete mettere in campo, cercate appunto di portarlo ad una scelta definitiva. Anche perché il serpente rappresenta un individuo che si presenterà da voi probabilmente anche sotto le vesti di un fedele amico, il cui invece obiettivo sarà ben diverso. Ecco perché vi dicevo, cercate di smascherare il reale interesse di questa persona. Di conseguenza cercate di agire con cautela, diffidando di qualsiasi, verità che questa persona comunque vi riporti. Cercate di far capire a questa persona che voi non siete delle sciocche e che quindi avete capito che comunque voi gli siete sempre piaciute e che vi desidera. Però è chiaro che è giusto rivelare quelli che sono gli intenti espliciti di una persona, al di là che noi possiamo benissimo sapere che voi siete una sua tentazione e che siete per questa persona un pensiero che lui vuole a tutti i costi mettere in azione. Ma è chiaro che noi lo sappiamo, ma a prescindere, perché comunque ci stiamo riflettendo, perché lo stiamo chiedendo appunto agli arcani, ma è giusto anche che questa persona dimostri maturità e che quindi arrivi veramente da voi con una verità in mano. D'accordo? Quindi, vi ripeto, questa persona assolutamente vi tornerà con un'intenzionalità ben precisa, che cercherete e riuscirete sicuramente a smascherare. E finalmente questa persona sarà poi appunto messa di fronte ad una scelta. Di conseguenza, buona fortuna.